Allora, buongiorno, buongiorno. Come Buongiorno, state? Buongiorno. ben trovati. Caspita, siamo di nuovo qua, sono molto contento. Dai, la prima volta è andata bene. Io ho visto tantissimi commenti positivi, si sono scatenate discussioni. Insomma, sono una decina di giorni da quando abbiamo pubblicato il video che vedo anche nella nostra chat che si discute. Per cui è piaciuto, il formato è piaciuto. Dai, vediamo se continuiamo su quest'onda anche con la seconda puntata. Avete avuto dei feedback anche voi da parenti e amici? Sì, sì, no, io ho spedito a tutti, tutti contentissimi, molto interessati perché erano argomenti che diciamo non conoscevano sotto questi aspetti e questi nuovi studi. Quindi sì, sì, molto, molto contenti. Bene. Niente, io farei così, coglierei proprio lo spunto che ci hanno dato ehm, coloro che hanno poi visto la puntata precedente e ci hanno dato la possibilità di ovviamente discutere ancora quegli argomenti, prendendo alcuni dei commenti che sono stati fatti, quelli che hanno scatenato un po' delle discussioni, sempre legati ai miti, perché anche oggi finiremo, vediamo come va, la puntata sui miti. Ehm, Uno dei commenti che anche in questi giorni nella nostra chat, come avete visto, va per la maggiore è quello che riguarda il nostro amico, il mio amico Platone, quello che mi piace veramente moltissimo, che è, se volete, il mito dei miti, no? Perché il mito di Atlantide è il mito per antonomasia, no? Ora, io ho già negli Dei del Diluvio, credo che chi l'ha letto si ricorderà, cito diversi passaggi del Timeo e li cito in relazione a ricerche scientifiche, articoli e studi scientifici anche recenti che non fanno altro che confermare che quelle parole scritte da Platone nel Timeo e nel Crizia sono tutt'altro che un mito, quantomeno quelle sono verificate dalla moderna scienza, quindi viene il sospetto che ci sia molto meno mito e leggenda in quei testi platonici di quello che si voglia far credere. Guarda caso, no? Come sempre, salta fuori che nei miti ci sono delle realtà che sono molto più vicine alla storia reale di quanto non siano le storie accademiche che ci vengono insegnate, che spesso invece sono una leggenda. Mm? Ma ne cito un paio che sono veramente, secondo me, eclatanti, ma delle tantissime altre che sono scritte nel Timeo e che trovano un riscontro scientifico. Giusto per così, stimolare la curiosità delle persone. Ora, Platone ha, come ho scritto negli Dei del Diluvio, abbiamo discusso già più di una volta, ha chiaramente descritto, ma nei minimi particolari, che cosa ha provocato la catastrofe planetaria, il cataclisma planetario che ha provocato questa amnesia che ci ha riportato al Paleolitico 12.850 anni fa. Lo ha scritto nero su bianco senza bisogno di interpretare nulla. Ripeto, non bisogna interpretare, bisogna solo leggere. C'è poco da interpretare. Vi ricordate, la scorsa settimana abbiamo parlato del mito di Fetonte, che è sostanzialmente un mito che racconta un evento astronomico in cui una cometa passa vicino alla Terra e la incendia col suo calore, no? Chiaramente è descritta in maniera allegorica, ma ci sono pochi dubbi che stiamo parlando di quello. E fra l'altro, se vi ricordate, è un mito globale, quindi questo significa che, diciamo, gli eventi reali che hanno generato quel mito, quel racconto allegorico, sono eventi planetari e non di un solo popolo, di una sola regione del pianeta. Non è un caso che Platone, ehm, diciamo, nelle descrizioni del dialoghi che ci sono tra Soncis e Solone, menzioni questo mito di Fetonte
proprio prima di descrivere cosa ha creato il cataclisma sulla Terra. E fra l'altro lui lo dice chiaramente, questa storia di Fetonte, che secondo voi è un mito, in realtà non è un mito, è reale, è una storia reale e significa una deviazione dei corpi in movimento nei cieli intorno alla Terra e una grande conflagrazione di cose sulla Terra che determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione, mediante una grande quantità di fuoco, di tutto ciò che è sulla Terra. Quindi lui ha descritto, ovviamente con la capacità di sintesi che è propria di tutti i miti, nel giro di poche righe, esattamente quello che scientificamente poi, come ho, diciamo, raccolto all'interno degli dei del diluvio, ma la scienza moderna ormai ha dimostrato essere un dato di fatto. Poi che qualcheduno ancora non lo accetti non è un problema, fra una decina d'anni sarà, diciamo, accettato da tutti perché l'evidenza è schiacciante. Quindi come la vogliamo spiegare questa cosa? Se qualcuno dice che Platone ha scritto un mito, diciamo, e questo è quello che per esempio tutti gli egittologi dicono, no? Gli egittologi parlargli di Platone è come parlargli del diavolo, no? È il loro nemico numero uno e c'è un motivo molto evidente per cui è così. E come lo vogliamo giustificare questo mito? Io, secondo me, non è un mito, è semplicemente lui ha descritto i fatti reali perché era a conoscenza dei fatti reali, così come lo erano gli egizi che li hanno raccontati a Solone. Quindi non è un mito, perché altrimenti uno dovrebbe dire che lui si è inventato questa favoletta e ci ha clamorosamente azzeccato. Mm? Ora qualcuno mi potrebbe dire, vabbè, ci ha azzeccato, ma è facile azzeccarci dicendo che un astro o diciamo un corpo spaziale provoca la distruzione sul pianeta, cioè non è una cosa così poi fuori dagli schemi, per cui non possa essere frutto della fantasia. Sì, vero, se prendessimo solo, ci fosse solo questo fatto, potrebbe anche essere un qualche cosa di possibile. Peccato che è pieno di queste circostanze, per cui non dovrebbe aver azzeccato solo quello, dovrebbe aver azzeccato una serie di cose che è veramente impossibile. Ve ne faccio vedere un'altra. Allora, di cui si parlava ieri nella chat, no? Il dialogo che descrive Platone è un dialogo tra Soncis, che è l'anziano fra i sacerdoti di Sais, una città sacerdotale nel delta del Nilo, e Solone, che si era recato, diciamo, in un viaggio conoscitivo dagli amici egiziani. Ora, Solone, vedete, è vissuto a cavallo del 600 e 500 a.C., quindi diciamo che approssimiamo la data del suo viaggio al 600 a.C. Possiamo sbagliare di un decennio o due, non possiamo sbagliare di troppo, quindi 600 a.C. Quindi il viaggio è nel 600 a.C. Soncis dice che Atlantide scomparve 9000 anni fa. Quindi Soncis, parlando con Solone, gli dice: questi eventi che ti ho raccontato di Atlantide e la sua scomparsa risalgono a 9000 anni fa. Quindi se uno fa due conti, 9000 più 590, 600 più 2000 fa 11.600 anni fa. Ora, 11.600 anni fa, per chi ha letto gli dei del diluvio, non è una data a caso, perché lo Younger Dryas, che è diciamo, ciò che la firma nei ghiacci che è rimasto dell'evento cataclismico che ha cancellato la memoria di prima di noi, è fatto fondamentalmente di 1200 anni di diciamo anomalie veramente estreme climatiche registrate nei ghiacci, no? È praticamente questo intervallo che si vede qua in griggetto. Ebbene, si vede anche molto bene che è fatto di due eventi principali, no? Prima un evento che fa crollare di una ventina di gradi le temperature sul pianeta e ci riporta nel pieno dell'era glaciale, e poi un evento che le fa innalzare di 15 e oltre gradi nell'arco probabilmente di un decennio, non di più, che è un'altra, diciamo, manifestazione di un secondo impulso, di un secondo evento cataclismico.
Ora, la cosa interessante è che questo secondo evento cataclismico, quindi quello che vedete qua, accade esattamente 11.600 anni fa. Ora, come disse in una conferenza Graham Hancock, cioè, volete dirmi che Platone, inventandosi la storiella del Timeo e del Crizia, tra tutte le date possibili, cioè avrebbe potuto dire 500.000 anni fa, 1 milione di anni fa, ha scelto esattamente 11.600 anni fa e ha azzeccato in pieno quello che è un evento estremamente atipico di cui noi siamo a conoscenza dal 1993, quando abbiamo trivellato la cima del Duomo glaciale della Groenlandia. Cioè, volete dirmi che è un'altra coincidenza questa? Quindi, caspita, oh, più che, più che un filosofo era un chiaroveggente a questo punto, verrebbe da dire. Oppure c'è l'altra alternativa, che lui stesse descrivendo una conoscenza che era a quel tempo di dominio pubblico. Io voto per questa seconda, per questo secondo punto. Tra l'altro, faccio vedere ancora una cosa che è secondo me interessante. Lui ovviamente con quella datazione parla del fatto che Atlantide venne sommersa dalle acque, sprofondò, però lo sprofondare va poi un pochettino capito perché uno può vedere un'isola sprofondare semplicemente perché è il livello delle acque che sale, quindi potrebbe essere l'isola che scende, il livello delle acque che sale o entrambe contemporaneamente. Quindi, bene, se si va a vedere un'altra analisi scientifica moderna, si vede che il livello dei mari, che sappiamo da quel periodo, quindi da quel cataclisma, essere salito di 130 metri circa, non è salito in maniera omogenea e graduale, è salito con degli impulsi. In particolare ci sono stati due grandissimi impulsi, quello che viene chiamato Meltwater Pulse 1A e quello che viene chiamato Water Pulse 1B. Ora, di nuovo, casualmente, il Meltwater Pulse 1B accade 11.600 anni fa. Quindi abbiamo da un lato l'evidenza scientifica che è successo qualcosa di cataclismico, che ha cambiato le temperature del pianeta istantaneamente, dall'altro abbiamo l'evidenza scientifica che ha un'enorme quantità di acqua, chiaramente quella glaciale, è finita nei mari e ha innalzato i livelli dei mari bruscamente, in una maniera diciamo repentina, e dall'altra abbiamo il mito di Platone che le prevede entrambe, con la precisione, diciamo, scientifica e con le datazioni centrate all'anno. Ora, qualcuno veramente vuole insistere a dire che quello è un mito, è solamente un mito e non ci sono delle verità scientifiche al suo interno? Ma io sinceramente non mi capacito di una cosa del genere. Il problema è che spesso e volentieri nessuno lo ha letto il Timeo e ne parla, no? Cioè si parla di Platone avendo letto magari una frase in un libro, ma non avendo mai letto il Timeo, che tra l'altro è anche molto breve, sono poche pagine, cioè non ci vuole veramente tanto a leggerlo. Le frasi salienti stanno veramente in 10 slide, però sono molto importanti quelle 10 slide. Quindi Poi questo era il primo dei commenti al quale volevo fare un commento, perché è un argomento di quelli che, diciamo, è andato per la maggiore negli ultimi giorni. Però volevo chiederti una cosa, Max. In quel grafico che hai fatto vedere, il primo impulso e il secondo impulso sono legati entrambi dallo stesso evento o sono eventi diversi o sono uno la conseguenza dell'altro? Eh, io posso solo dirti le ipotesi che ho fatto negli dei del diluvio, faccio un po' di spoiler, ovviamente. Allora, quando uno parla dello Young Dryas, molto spesso anche chi diciamo, ha abbracciato la tesi dell'impatto meteoritico come fattore scatenante, spesso si immagina il grosso meteorite che ci colpisce, no? Modello
quello che è successo 65 milioni di anni fa a Chicxulub, che ha cancellato dalla faccia della Terra i dinosauri e il 70-80% della vita sopra i 2 etti di peso su questo pianeta. Ecco, quello era un evento di un grosso meteorite, un meteorite con un diametro da 10-15 km. E chiaramente non è successo quello, ma è molto semplice da dire che non è successo quello. Se fosse successo oggi non saremmo qua a fare questo seminario. Saremmo probabilmente degli animaletti che si rintanano facendo un buco nel terreno, perché quelli sarebbero sopravvissuti, no? Il, Paradossalmente lo schianto del meteorite 65 milioni di anni fa ehm, ha interrotto il gradualismo filetico e l'evoluzione darwiniana sul pianeta perché ha cancellato la specie dominante e ha permesso a un'altra specie che non era per nulla dominante, i mammiferi, di sopravvivere, perché il mammifero che esisteva a quei tempi, che si chiamava mh, cimodonte, qualcosa del genere, era uno scricciolino piccolino che viveva rintanato sottoterra di probabilmente 1 etto o 2 di peso e lui è sopravvissuto e da lì siamo nati tutti noi mammiferi. Chiaramente non è successo quello. Quello che è successo è, sappiamo che il primo colpo, quello che si vede col primo, diciamo, ehm, alterazione improvvisa dei dati climatici del pianeta è stato un impatto con uno sciame meteoritico in cui i frammenti più grossi probabilmente non superavano 2-3 km di dimensione, 4, non di più, perché sopra i 2, 3, 4 km il danno è planetario e continentale, quindi pesante, si vedrebbe un danno veramente pesante. Il danno è stato pesantissimo, però per esempio non si è estinto nessun animale in mare, per esempio, no? Sono sopravvissuti gli uomini, per cui voglio dire sono sopravvissuti anche tante altre specie di animali grandi, quindi è stato un danno planetario ma non di quel livello. E adesso sappiamo il perché abbiamo impattato una serie di detriti cosmici e non un tir lanciato a velocità sull'autostrada infernale. Il danno è durato 1200 anni, perché per 1200 anni il pianeta è rimpiombato nel caos più totale, è un'era glaciale fatta di oscurità, di freddo infernale, dove hanno finito di estinguersi una serie infinita di animali. Poi però c'è un problema perché di botto il pianeta è tornato a livelli climatici attuali. E di nuovo cioè non è che solo andando verso il freddo si nota un evento disastroso, anche andando verso il caldo, no? Si nota un evento disastroso. Tutte le volte che c'è un qualcosa di impulsivo, che in questo caso riguarda 15 gradi di aumento delle temperature del pianeta, non aumenti di 15 gradi le temperature del pianeta con un evento naturale, diciamo con un evento terrestre. Non c'è abbastanza energia per farlo, quindi di nuovo lì ci sono i segni di un evento cosmico. Un evento cosmico che ha funzionato diversamente dal prima. Il primo ha generato un inverno nucleare, il secondo ha generato un riscaldamento del pianeta. E io, insomma, queste sono le descrizioni che ho riportato nelle idee del diluvio. È provato scientificamente? Ma il primo direi di sì, il primo assolutamente sì. Il secondo no, per un semplice motivo. Perché per aumentare le temperature invece di generare un inverno nucleare, quell'oggetto o quegli oggetti che ci hanno colpito devono essere caduti in mare, perché è l'unico modo per cui potrebbero aumentare le temperature. Se un oggetto picchia sulla Terra genera automaticamente un inverno nucleare, non ci sono cavoli. E se picchia in mare è molto difficile da trovare. Se è molto grosso, tipo il cratere di Barkle che si trova nel mezzo dell'Oceano Indiano, che è caduto circa 5.000-6.000 anni fa, l'abbiamo trovato, quasi fortuitamente, ma l'abbiamo trovato. Nel senso che quando ha picchiato si è fatto i 2-3.000 metri di profondità marine e ha fatto ancora un bel buco sul fondo dell'oceano. Quindi se è grosso così,
probabile che prima o poi lo troveremo, certo bisogna cercarlo di nuovo. Voi dovete pensare che solo il 6% dei fondali dei mari di tutto il pianeta sono stati scandagliati. Cioè non dovete farvi ingannare da Google Earth. Google Earth sono immagini satellitari, per cui hanno una risoluzione che è veramente bassissima e fra l'altro non copre il 70% della superficie del pianeta che è sott'acqua. Quindi noi non sappiamo nulla dei fondali, quindi può darsi che lo troviamo. Potrebbe anche essere lì una grandinata e allora a quel punto probabilmente non lo troveremo mai. Quindi sono stati almeno 2 grossi eventi. A me verrebbe in mente che sono anche qualcuno di più, dal momento che i nostri, come si dice, i nostri antenati erano soliti scavarsi dei bunker protettivi sottoterra nella roccia, dipingere questi sciami meteoritici che ci colpivano, quindi non era probabilmente un evento che si è manifestato una o due volte. C'è stato un periodo di tempo, e qua ci sono 2 astrofisici che hanno scritto dei libri bellissimi che si chiamano Club e Napier, che ipotizzano proprio che la Terra per le intersezioni orbitali va incontro a dei periodi in cui diciamo, queste piogge meteoritiche sono molto frequenti, che durano magari 1 migliaio, 2000 anni e poi per magari 10.000 anni viviamo in un clima di pseudo pace cosmica. Quindi questo è penso quello che sia successo. Quindi sono 2 eventi separati che però fanno parte dello stesso periodo cataclismico che abbiamo subito sulla nostra pelle. Max, scusami, una domanda. Mi sentite? Sì, Sì. Ok, e per quanto riguarda l'ultimo, diciamo, cataclisma, quindi dei 2 impatti, tra virgolette, ne parla Platone, no? Giusto perché ne fa riferimento con l'ultimo, ma parla anche di altri antecedenti e parla di una periodicità di questi eventi. Ti volevo chiedere, è possibile che questi eventi hanno anche causato un cambiamento dell'inclinazione dell'asse terrestre? E magari proprio perché c'è stato un probabile cambiamento dell'inclinazione dell'asse terrestre, non è dovuto solo a una pioggia di meteoriti, ma magari anche qualcosa di un po' più grande, non tanto grande da provocare l'estensione di massa, ma magari un po' grande che ha influito molto su questo aspetto. Dunque, giustamente come dici tu, Mi Platone riferisco parla. alla penisola quando tu parli, vabbè, lo dici negli Dei nel diluvio ne parli, quando parli appunto di quel meteorite abbastanza grande che dovrebbe essere, diciamo, avrebbe dovuto impattare nel Nord America. Io parlavo, mi riferivo anche a quello. Sì, dunque, boh, a parte il fatto che ricostruire una dinamica così complessa, soprattutto dopo il cataclisma che c'è stato e a distanza di 12.000 anni, non è facile. Probabilmente non ci si arriverà mai. Si possono fare delle ragionevoli ipotesi, no? Cioè, è un po' come se sul luogo del delitto, cioè, uno arrivasse con l'idropulitrice spazza via tutto e poi dopo dice, "Oh, mo rilevate le impronte digitali, il DNA, tutto. Non è facile, chiaramente, no? E qui è successo quello, perché voi pensate che il Nord America è stato spazzato via, cioè come se uno fosse arrivato col getto di aria di acqua ad alta pressione e avesse passato tutto il Nord America. Per quello che non troviamo storia del Nord America, mica perché non ci fosse. Platone dice che, fra l'altro, come dici tu, erano eventi periodici, perché dice nel solito spazio di anni, quindi attenzione, tra ciclico e periodico c'è una differenza. Ciclico vuol dire che si ripete, però non è detto che si ripeta con gli stessi intervalli temporali, quindi magari una volta ogni 500.000 anni, poi dopo ogni 10.000. In questo caso lui parla proprio nel solito spazio di anni, quindi ci dà proprio dei dettagli che basta leggerli, insomma, nel solito spazio di anni, come una pestilenza, giunge il terribile diluvio dal cielo, ma diluvio dal cielo non è il diluvio di acqua, perché questa è la pagina dopo in cui ha detto che gli astri cambiano le orbite e provocano una conflagrazione, quindi chiaramente lui si riferisce
a quello, no? E poi ci dice, ci riporta a giovani, quindi vi riporta al Paleolitico, nel senso che distrugge la civiltà. Quindi dice assolutamente queste cose che dici tu, che fra l'altro non le dice solo lui. Faccio solo un altro esempio, questo l'ho trovato di recente. Questi qui sono i Toltechi, no? Uno degli Tezcatlipoca, i figli del dio duale originale, si trasformò nel sole e creò i primi esseri umani per far vedere i suoi fratelli. Gli altri dei, arrabbiati per la sua audacia, fecero distruggere a Quetzalcoatl il sole e la terra. Infatti Quetzalcoatl è spesso definito come un tizio che lancia delle pietre incandescenti e distrugge la terra. Cosa che fece con un diluvio. Gli uomini divennero pesci. Questo mise fine alla prima era. Il secondo, il terzo e il quarto sole finirono rispettivamente con lo sgretolamento dei cieli, una pioggia di fuoco e venti devastanti. Ora, nella frammentazione del mito, nella sintesi del mito, non si possono non cogliere esattamente gli stessi messaggi che ci sono, per esempio, nel Timeo o che la moderna ricerca scientifica ha portato all'evidenza. Stiamo parlando di sgretolamento dei cieli, stiamo parlando di una pioggia di fuoco, di venti devastanti, insomma, tutte le cose che abbiamo visto in in tantissimi altri miti. Ora, torno alla tua domanda, quella sull'asse terrestre e se si possa essere spostato. Beh, la prima cosa che verrebbe da dire è che tutti i miti parlano di una rottura dell'asse, di uno spostamento dell'asse, insomma, credo che il mulino di Amleto porca miseria, sto invecchiando. Vabbè, adesso mi è passato di mente il nome, però non fa niente. È un'opera fantastica proprio perché raccoglie e spiega tutta una serie di miti in giro per il mondo che non sono altro che la stessa versione mitizzata dello stesso racconto. Quindi il mullino di Amleto che viene scardinato dalla sua posizione e non gira più, diciamo, nella stessa maniera in cui girava prima. E il mulino è proprio l'asse terrestre, no? Quindi di nuovo, io che faccio molta attenzione ai miti, se ci sono decine e decine di miti che richiamano a questa cosa, ci deve essere una spiegazione sotto. E la spiegazione più facile da trovare è quella che siano racconti reali. Ce n'è un'altra che io ho evidenziato negli Dei del Diluvio, che è un altro indizio fortissimo a sostegno di questa cosa. Se noi prendiamo per esempio la glaciazione del Wisconsin, ma giusto per fare un esempio, no? Ci troviamo tutto il nord degli Stati Uniti d'America e completamente tutto il Canada coperti da una coltre di ghiaccio spessissima. Mentre troviamo per esempio l'Oceano Artico mite e temperato, quindi dove oggi c'è il Polo Nord c'era una temperatura mite e temperata, così come in gran parte della Siberia. E qui troviamo chilometri di ghiaccio. Però la cosa interessante è quello che c'era a sud di questa coltre di ghiaccio, perché leggermente a sud, quindi subito dopo dove non c'erano i ghiacci, c'era una incredibile esplosione di vita. C'erano un gigantismo diffuso tra gli animali. Non a caso si parla di megafauna del tardo Pleistocene, no? C'erano mammut, bradipi, castori, tigri, orsi, cammelli, cavalli, bisonti, alci, diciamo giganteschi. Stiamo parlando un bradipo che pesa 4 tonnellate. Voi ve lo vedete il SID dell'era glaciale che pesa 4 tonnellate? Cioè, ve lo vedete un castoro alto 2 metri? O un alce che voi ci passate sotto al Garrese stando in piedi? O per poi non citare ovviamente l'animale dell'era glaciale per eccellenza, no? Quindi il mammuto nelle varie sue declinazioni, il mastodonte, quindi stiamo parlando di robini da 5-6 tonnellate l'uno. Ce n'erano a milioni,
Cioè, i racconti di Frank Iben stima che siano almeno 40 milioni gli esemplari di megafauna scomparsi nel tardo Pleistocene che vivevano nel territorio americano attuale. Ora, a parte questo dato, questo gigantismo è di solito in natura è la conseguenza di un'abbondanza incredibile di cibo. Infatti, tipicamente se cercate degli animali magari piccoli che si sono ristretti, li trovate su un'isola dove l'ambiente è limitante, per cui si adattano, no? Questa è l'evoluzione proprio naturale. Se sono diventati così grandi è perché c'era un'abbondanza incredibile di cibo. Ora voi pensate che un mammut da 5-6 tonnellate probabilmente mangiava 400 kg di vegetali freschi tutti i giorni. Quindi voi provate a moltiplicare quello per 10-20 milioni di animali, pensate quanta vegetazione ci doveva essere, rigogliosa. Quindi era un mondo un po' dicotomico, no? C'era una parte completamente ghiacciata, quindi una calotta estremamente ghiacciata con chilometri di ghiaccio ed estesissima, enorme. E subito sotto ci doveva essere il paradiso terrestre, perché altrimenti non sarebbero potuti crescere e non ci sarebbe stato questo gigantismo diffuso. In quali condizioni si può creare una cosa del genere? O vi do ancora un indizio più forte. Questi animali, questi enormi bestioni, d'inverno cosa mangiavano? Se d'inverno verosimilmente nevicava nel nord, diciamo, della regione che abitavano. Migravano? Non ci sono assolutamente tracce di migrazione di questi animali, erano stanziali. Quindi questo vuol dire, tradotto, che c'era una stagionalità molto più ridotta di quella attuale. Quindi le stagioni erano molto meno varianti di quelle che non c'era l'inverno rigido e l'estate calda, c'era un'eterna primavera. Mm? E voi sapete che le stagioni sono date dall'inclinazione dell'asse terrestre. Quanto più l'asse terrestre è inclinato, tanto più le stagioni sono estreme. Quindi l'estate diventa caldissima e l'inverno diventa freddissimo. Quanto meno è inclinato l'asse terrestre e tanto più, diciamo, scendendo a livello tropicale, equatoriale, ma anche più su, basta non stare proprio al polo, diciamo, viviamo una sorta di eterna primavera, una sorta di eterna estate. E quindi tutto fa pensare a quello. Cioè, cos'era che ha scatenato questo sviluppo incredibile della flora che poi ha permesso questo sviluppo incredibile della fauna? Tutto fa pensare a una stagionalità ridotta e quindi a un asse terrestre meno inclinato di quello che è l'odierno asse terrestre. È provata la cosa? No, direi che non è provata, ma ci sono tutta una serie di indizi che vi ho brevemente riassunto che puntano nettamente in quella direzione. Chi dice che non si può spostare l'asse terrestre, ma non è assolutamente vero. Cioè, Tra l'altro, La Terra è come una pallina da tennis in volo che sta girando in una certa maniera. tra E l'altro chiaramente la pallina da tennis puoi imprimergli un cambiamento di asse, di rotazione, di spine, di qualunque cosa nel momento in cui la colpisci. È chiaro che bisogna poi giustificare come la devi colpire, con quale forza, in che punto, eccetera, ma dire che l'asse terrestre non si può spostare è una cosa che non è fondamentalmente vera. Aggiungo ancora un punto, che la fisica della Terra spesso la Terra viene, diciamo, paragonata a una sfera di materiale compatto, faccio un esempio, di acciaio che ruota. Per alcuni esempi può anche andare bene, ma la Terra è tutt'altro che una sfera, prima cosa, è un geode, per cui la Terra è schiacciata, quindi non è assolutamente sferica, e questo schiacciamento non è una cosa proprio da trascurare, quindi ha un bulbo, no? Ha un rigonfiamento intorno all'equatore ed è tutt'altro che di materiale omogeneo e compatto, per due motivi principali. Primo, il 70% della superficie terrestre è coperto dagli oceani e quindi l'acqua va dove la portano le forze che la condizionano. Per esempio il bulbo
chiaramente diciamo, soggetto alla forza centrifuga, gli oceani si alzano, quindi accentuano ancora di più questa forma schiacciata della Terra. Ma l'interno della Terra è viscoso, è fatto di un materiale che, insomma, possiamo definirlo. La stenosfera è un qualcosa che potrebbe essere del gel, no? La Terra è più una palla medica di quelle che avevamo in palestra da ragazzini a scuola, quindi che c'ha la buccia sopra che è solida, ma dentro è sabbia, dentro è gel. Per cui soggetta a delle forze, e credetemi che un aggeggio che fa il giro su se stesso ogni 24 ore viaggia a parecchie migliaia di chilometri all'ora, è soggetto a tutta una serie di forze che ne vanno a modificare anche la struttura. Nel momento in cui tu modifichi la struttura e disponi i pesi della Terra in maniera diversa, fai quello che succede quando il gommista ti piazza un piombino sulla ruota perché la macchina sta vibrando, no? Perché ti piazza un piombino? Perché i pesi della tua ruota non sono più distribuiti in maniera uniforme intorno all'asse di rotazione della tua ruota e quindi la ruota vibra così. Perché? Perché la rotazione tende a cercare di far coincidere l'asse di rotazione con l'asse ideale di distribuzione di questi pesi. Poi non ci riesce e quindi vibra tutta la macchina. Nella Terra invece ci riesce questa cosa, quindi la Terra si ridistribuisce i propri pesi in modo da ruotare in equilibrio. Si dice che l'asse di figura della Terra coincide con l'asse di rotazione. Quindi per creare dei cambiamenti dell'inclinazione dell'aste o dei grossi casini, non è detto che ci deve necessariamente colpire un oggetto grosso in un determinato punto. Potrebbe anche essere sufficiente rompere questo equilibrio di distribuzione dei pesi sul pianeta. Che cosa può rompere questo equilibrio di distribuzione dei pesi? Beh, per esempio, quella grossa calotta che vedete qui sopra, è piuttosto pesante e fra l'altro era proprio nel punto di rotazione dove usciva il polo terrestre, perché il polo nord stava lì prima. E quindi era un punto di rotazione, un punto instabile. Ora, se un qualche cosa scioglie buona parte di quella calotta in maniera istantanea, e noi sappiamo che è stato uno Zontemok a fare quello, o meglio, una serie di Zontemok a fare quello, è un bel cambiamento, è come se qualcuno di botto vi toglie tutti i piombini da una ruota e quella ruota vi garantisco che comincia a vibrare. Ma quando quella ruota che vibra è il pianeta, si scatena il pandemonio, si scatenano i terremoti dei miti, si scatenano gli oceani che vengono sulla terraferma, si scatenano i mari incontenibili della leggenda delle isole Samoa, no? Non sono le piogge che hanno portato l'acqua in cima ai diluvi, è qualcuno che ha scrollato il pianeta così, è quella ruota che non girava più in maniera equilibrata della vostra auto che vi fa vibrare tutta la carrozzeria, vi fa vibrare il volante fra le mani. Questo è successo. Quindi è assolutamente possibile che si sia modificato l'asse, secondo me è successo non solo quello, è successo qualcosa di ancora più pesante e questo ce lo dimostrano i nostri amici mammut e la storia della Siberia e dell'Alaska. E ti riferisci... No, ti volevo chiedere, c'era anche una testimonianza, mi pare, che avevi riportato sempre sugli dei del diluvio, mi pare cinese, di antichi scritti cinesi o giapponesi che dicevano che addirittura le stelle si erano spostate o i pianeti si erano spostati perché si Sì, presupponeva che questa inclinazione avesse cambiato loro la visione, no, degli astri in questo senso. sì, ce ne sono due che ho riportato. Una è riportata da Graham Hancock, quindi l'ho presa da lui, non ricordo quando, oltre un secolo fa, a una missione di gesuiti era stata concessa la possibilità di passare, credo, una settimana all'interno della biblioteca imperiale cinese, che ovviamente non è accessibile e chissà cosa c'è là dentro. Ehm, e questi gesuiti hanno riportato una parte di un testo dove si diceva che, diciamo, prima di questa grande catastrofe, dopo questa grande catastrofe, le orbite dei pianeti erano cambiate, no? Le orbite degli astri erano cambiate. Ora,
cambiare le orbite degli astri è difficile, chiaramente, no? Ma c'è un altro modo di interpretare questa cosa, cioè semplicemente se tu pensi che tu sei fermo e vedi cambiare le orbite degli astri, dici sono loro che sono cambiate, ma in realtà magari sei tu che ti sei spostato senza, diciamo, accorgertene, per cui dove prima vedevi un pianeta adesso non lo vedi più. Quindi secondo me quello è chiaramente un segnale che la crosta terrestre è scivolata, ha cambiato la sua posizione. Ce n'è anche un'altra interessante di cui ho trovato due citazioni e le ho riportate, ma non ho ritrovato i testi originali, quindi l'ho anche scritto. Mi assumo la responsabilità di citare dove l'ho trovato, ma non ho potuto verificare il testo originale e l'ho scritto nelle idee del diluvio, dove si dice, sempre una tradizione, un mito, se volete, cinese, il mito dei 10 steli o 7 steli, insomma adesso non me lo ricordo più sinceramente, dove si dice che fondamentalmente al mattino quando si sono svegliati si sono trovati molto più a nord. Quindi come se al mattino ovviamente è allegorico, ma indica che nell'arco di un brevissimo intervallo temporale c'è stato uno scivolamento della crosta terrestre. E per brevissimo intervallo temporale non intendo, ma neanche mesi, sto parlando di ore. E su questo direi che ci sono delle evidenze molto solide e sostanziose. Però adesso così vi racconto tutto l'idea del diluvio. Bene, Parliamo dell'antico Equatore, Max, per favore, che quando ho letto questo, prima di noi sono diventata matta, ero felicissima. Phil mi odia. Però nulla, quando hai parlato appunto dell'antico Equatore che sembra sul quale ci sono disposti gli antichi siti megalitici, tra cui East Island, Giza, la terra dei Dogon, mi pare Sacsayhuaman o Laitatampo, che unendo tutti questi... Nazca, l'isola di Pasqua, Esatto, e viene fuori Angkor esattamente Wat. un equatore che è diverso da quello di oggi. E... Sì, viene fuori che questi pianeti, scusate, questi luoghi mistici, megalitici, sacri, come volete voi, edificati da culture diverse, nella notte dei tempi, stanno tutti su un grande cerchio. Ora qui sfatto, non stanno su una linea retta, perché poi qualcuno dice sì, ma la linea retta disegnata in piano va bene, ma in realtà lì sei disegnata su una sfera, per cui non stai dicendo una stupidaggine. No, stanno su un grande cerchio, quindi se volete proprio su una proiezione di azimutale, ok? Così diciamo i termini tecnici. Quindi stanno su un grande cerchio e quel grande cerchio dei tanti possibili, perché è possibile anche fare un grande cerchio di 1 metro di dimensioni, basta farlo in cima, intorno al polo, no? Ha una dimensione che è prossima all'equatore attuale, quindi non so se era l'equatore di prima, ma comunque era molto vicino all'equatore, quindi aveva una latitudine estremamente bassa, ok? Perché non si può dire che era l'equatore di prima? Perché il bulbo, quindi le dimensioni dell'equatore variano a secondo della distribuzione dei pesi. Vedete perché l'ipotesi di fare che il pianeta sia una sfera d'acciaio non sta in piedi, non si capisce poi come funzionano le cose. Quindi c'è l'ipotesi che quel grande cerchio fosse l'equatore o molto vicino all'equatore. E insomma, il fatto che ci stiano su questo grande cerchio oltre una trentina di questi luoghi mistici, di nuovo faccio una fatica terribile a considerarla una coincidenza. C'è ancora un dato interessante che gli studi, in particolare quelli di Charles Epcot, ma ormai sono studi multidisciplinari e sicuramente credo che siano confermati per ciò che è successo 12.850 anni fa. E chi leggerà gli dei del diluvio spero sarà d'accordo con me che c'è un'evidenza scientifica veramente
pesante che supporta il fatto che ci sono stati degli spostamenti non indifferenti della posizione del polo relativa alla crosta terrestre, che non vuol dire uno spostamento dell'asse. Di nuovo, anche questo è uno dei punti che è uscito più di una volta nelle chat. Cioè non è che se si sposta l'asse si sposta il polo, potrebbe spostarsi l'asse senza spostarsi il polo, così come potrebbe spostarsi il polo senza che si sposta l'asse. Dipende ovviamente se fai slittare la buccia della palla o se invece fai muovere l'asse e tutta la palla insieme o l'asse rispetto alla buccia. Insomma, ci sono diverse posizioni. Prendersi una palla con il bastoncino, uno fa tutte le prove e capisce le differenze. Ora, la cosa interessante è che una delle posizioni, quindi andando indietro di 3 posizioni del polo, quindi quella attuale nel mezzo dell'Oceano Artico, quella precedente che stava in Canada, sostanzialmente nell'Hudson Bay, per questo abbiamo la calotta glaciale sul nord del Canada e l'Oceano Artico era temperato, perché il Polo Nord stava lì e la calotta glaciale dove vuoi che si forma? Si forma intorno ai poli, quindi stava lì. Stava lì quando? Fino a 12.850 anni fa, poi si è spostata dove è oggi. Quando si è spostata lì? Circa 50.000 anni fa. Dove stava prima della baia di Hudson? Stava a metà strada più o meno tra le coste della Norvegia e le coste della Groenlandia. Qui lo vedete su questa slide. Quindi il circolo polare artico da 75 a 50.000 anni fa era quello rosso, come vedete. Ancora prima di quello, però chiaramente più si va indietro più si fa fatica a ricostruire, perché diciamo, il cambiamento della posizione del polo provoca cataclismi non indifferenti e quindi tende a cancellare le prove precedenti. Prima di 75.000 anni fa stava nello Yukon, quindi stava dalle parti dell'Alaska sostanzialmente, al confine tra l'Alaska e il Canada. Ora, se voi prendete quel grande cerchio, adesso non ho la slide qua con me, devo andarla a cercare, però se prendete quel grande cerchio su cui ci sono allineati tutti questi siti incredibili e fate la proiezione azimuttale, quindi andate a cercare dove stava il polo di quell'equatore, indovinate un po' dove andate a finire? Andate a finire nello Yukon, nel sud dello Yukon, quindi è un'altra coincidenza anche questo. Può darsi che siano tutte coincidenze, così come può darsi che quello fosse il vecchio equatore. Ha anche senso, perché se io, per ipotesi, sono una civiltà in grado di comprendere queste dinamiche, con queste conoscenze, e decido di sviluppare, di civilizzare il mio pianeta, questo pianeta, e so che questo pianeta ogni tot di anni mi fa qualche scherzetto, di quelli veramente antipatici, per cui rischio di trovarmi da un clima temperato a essere nel circolo polare artico, magari la zona equatoriale tropicale è un bel posto dove andare a costruire la mia civiltà, perché se anche si sposta un po', più o meno sempre in quella zona rimane. Magari prima era l'equatore e poi si sposta, si trova ai tropici. Difficile che dall'equatore vada a finire a uno dei due poli. Tra l'altro colgo l'occasione che c'è questa slide per far notare anche una cosa. Vi siete mai chiesti perché la Groenlandia è ancora con 2-3 km di ghiaccio, mentre tutto il nord del Canada si è liberato da quell'enorme massa di ghiaccio? Ci sono due motivi per questa cosa. Il primo è che il nord del Canada è stato colpito da una serie di Tontemok che hanno dato una mano non indifferente a liberarlo dal ghiaccio. Ma c'è un secondo motivo. Il secondo motivo è che la glaciazione, quella europea, è sempre apparsa diversa da quella americana. Quindi la glaciazione di Würm, quella europea, quella che come vedete si dispone a semicerchio. Perché si dispone a semicerchio? Proprio perché il Polo Nord stava lì davanti alle coste norvegesi, per quello si dispone a semicerchio. È una glaciazione che era più vecchia di quella del Wisconsin, quindi il ghiaccio per esempio era più basso,
sembra essersi originata prima di quella del Wisconsin. Ma perché? Perché quella glaciazione era il frutto del Polo Nord in questa posizione. Se io metto il Polo Nord in questa posizione, ecco che si ghiaccia tutta la zona all'interno del circolo polare artico fino al sud dell'Inghilterra. La parte, per esempio, tutta a est della Siberia rimane libera, buona parte dell'Oceano Artico rimane fuori, rimane temperato, e qui si forma una sorta di calotta, si forma una sorta di calotta, diciamo, a semicerchio. Se voi fate caso, la Groenlandia ci stava dentro a quel circolo polare artico. Quindi la Groenlandia sostanzialmente si è fatta tutte le ultime tre glaciazioni, tutte le ultime tre posizioni del Polo Nord. La Groenlandia era sempre all'interno del circolo polare artico, per cui la Groenlandia sta sotto chilometri di ghiaccio da 100.000 anni, forse anche qualcosa di più. Mentre, per esempio, il nord del Canada, come vedete, era fuori, quindi non si formavano i ghiacci lì. Quindi tutto sembra coerente con queste ipotesi e con queste analisi. Ti ho risposto? Sì, sì, come sempre. C'era un'altra cosa che si discuteva a seguito della prima puntata. Vi ricordate quando abbiamo fatto vedere la genesi degli indiani Hopi e non abbiamo potuto non notare, diciamo, le similitudini che ci sono con la genesi biblica, no? E poi dopo si è scatenato il solito discorso, fare delle creature. Cosa vuol dire fare? Ma allora siamo stati fatti, ma allora siamo un progetto. Quella è un'altra delle domande, no? A parte il chi ci ha fatto, cioè siamo stati fatti o ci siamo evoluti? Un'altra bella domanda. Ce n'è un altro di mito che ho messo in prima di noi, questo, che trovo interessante e scatenerà, secondo me, una serie di altri commenti. Negli anni 70 sono stati commissionati degli studi dall'industria mineraria, diciamo, sudafricana, non nel senso stretto del Sudafrica, ma diciamo degli stati anche limitrofi al Sudafrica, che sappiamo essere una zona molto ricca di materie prime, fra l'altro anche preziose. Sono stati commissionati tutta una serie di studi alla ricerca di quelle che erano delle miniere leggendarie, quindi delle miniere che si perdevano nella notte dei tempi, di cui non si conosceva più la localizzazione, ma che l'industria mineraria, evidentemente credendoci, voleva ritrovare, perché con la moderna tecnologia probabilmente erano nuovamente sfruttabili, no? Quindi sono stati pubblicati tutta una serie di articoli, sono stati fatti tutta una serie di studi e sono state trovate centinaia di miniere la cui datazione al radiocarbonio ci ha riportato indietro di almeno 100.000 anni. E quindi è sorto immediatamente la domanda, ma chi è che 100.000 anni fa andava a scavare dell'oro nello Zimbabwe, per esempio? E soprattutto perché scavava dell'oro? Cosa se ne faceva dell'oro 100.000 anni fa? Famoso discorso del Sapiens, no? Del nostro Neil Armstrong che è apparso 300.000 anni fa e non ha fatto niente per 290.000 anni. Sembra sempre che quel non ha fatto niente non sia vero. Lo invidio, Max. C'è una leggenda molto interessante degli Zulu, quindi una popolazione dello Zimbabwe. Quando gli è stato chiesto, per esempio, delle miniere d'oro di monotappa dalle loro zone antichissime, hanno detto: ma chi le ha fatte? Voi lo sapete, cioè, avete qualche tradizione, eccetera. Loro hanno risposto così: vennero scavate e lavorate da schiavi in carne ed ossa artificialmente creati dal primo popolo. Cioè, io mi stupisco sempre di come in 3 righe un mito abbia la capacità di farmi saltare giù dalla sedia quando lo leggo. Perché guardate in queste 3 righe quanto c'è scritto di dissacrante, veramente. Innanzitutto, o questi si sono letti l'epica sumera con gli dei prima e poi i Lulu, no? Le teste nere, non quelle bionde, quelle nere, che scavavano le miniere.
e quindi erano eruditi, conoscevano già la storia mesopotamica e quindi hanno detto vennero scavate e lavorate dagli schiavi. Oppure, boh, casualmente troviamo ancora un mito che conferma forse dei fatti reali, no? Fra l'altro c'è il pesante sospetto che l'Absu, quindi il regno di sotto, no? Mesopotamico, fosse da quelle parti, dalle parti dello Gran Zimbabwe, no? Siamo risaliti fino alla costa est-sud dell'Africa e lì si arriva, no? Vennero scavate e lavorate da schiavi, poi dopo specifica schiavi in carne ed ossa, quindi è come se io dicessi Filippo partecipa alla conferenza in carne ed ossa, cioè come per dire no, delle volte c'è un avatar, un ologramma, no? Perché specificare da schiavi in carne ed ossa? Io ricordo sempre che in ogni mito ogni parola è pesata, se c'è ha un senso. E mi sono sempre chiesto che cosa fosse quel carne ed ossa, cosa volesse significare. E poi c'è la parte che risponde a quella domanda, perlomeno gli Zulu hanno la risposta. Artificialmente, cioè no Darwin, no evolution, artificialmente creati. Quindi quegli schiavi in carne ed ossa, quindi gli umani, i testa nera, i Lulu Amelu, sono stati creati artificialmente, questo dicono loro, che è quello che dicono i testi sumeri, che è quello che dice la Bibbia. Opportunamente ovviamente letta, se poi invece si ascoltano le interpretazioni non è così. Creati da chi? Dal primo popolo. Porca paletta, ma chi è sto primo popolo? Chi sono, Serena, questo primo popolo? Sono terrestri o sono alieni? Chi sono? Guarda Questo, quante domande all'interno questo di tre righe. di certo non c'è da nessuna parte, la loro origine non è chiaramente scritta da nessuna parte, lascia molte interpretazioni, però il primo popolo è quello antediluviano, ossia la famosa casta dei teschi allungati, quelli con il rutilismo, i famosi, possiamo dire, Anunnaki, nel senso comunque coloro che ci fabbricarono in teoria, anche con la famosa argilla, no? Che hanno preso la famosa argilla, hanno comunque Enki e sue sorelle ci hanno fabbricati. Ma questo viene ripreso dalla Bibbia in tutti i testi antichi del mondo, con particolari un po' diversi, ma sostanzialmente tutte le stesse cose. Tra l'altro questa storia dei minatori, io mi ricordo che feci un post, i minatori degli dei, la troviamo ovunque, no? Per esempio c'è una tribù, adesso non mi ricordo il nome del testo, poi volendo nella chat ve lo passo, comunque è in prima di noi. Ehm, C'è una tribù di origine indù, quindi indiana, che è stata portata in Africa, non si sa da chi, portata o deportata in Africa per fare i minatori. Mm? Si trova questa storia dei minatori un po' ovunque, per esempio se ci spostiamo nelle Americhe la troviamo sia a nord, nella zona del lago Michigan, dove troviamo tutte le miniere di rame, che datano 100.000 anni fa almeno, una marea, soprattutto sull'isola Royale, è stata bucherellata come un colabrodo, è stato scavato rame, non si sa da chi e non si sa dove sia finito quel rame, presumibilmente in Europa, presumibilmente il rame che ha alimentato l'era del bronzo europea è un rame proveniente dal nord degli Stati Uniti d'America. Si trova a sud, a Tiahuanaco, per esempio per quanto riguarda il rame, ma anche lo stagno, soprattutto lo stagno. E ricordo che stagno e rame insieme permettono di fare il bronzo. Quindi si trovano tutte queste cose, ma si trova anche quello che hai detto tu, Serena, si trovano anche delle strane, diciamo, riferimenti alla fisionomia di questi minatori o di questi personaggi. Forse non dei minatori necessariamente, ma diciamo dei guardiani dei minatori. Per esempio, nel Nord America, intorno al lago Michigan, ho trovato questa. I Menominee, a volte chiamati gli indiani bianchi, precedentemente occupanti la regione che confina con il lago Michigan intorno a Green Bay. Quindi c'era una tribù
di indiani, quindi nativi dell'America, chiamati gli indiani bianchi. Perché? Perché avevano una carnagione molto chiara, rossiccia tipicamente, ma avevano anche i capelli e gli occhi tipicamente chiari, che è una caratteristica fenotipica non degli indiani, quindi l'hanno presa da qualchedun altro. Ora, ho trovato molto interessante che, per esempio, chi dirigeva questi lavori nel lago Michigan, nell'isola Royale, questi lavori di scavo di queste miniere, era 99 su 100 una popolazione non nativa di quei luoghi, quindi arrivava da un'altra parte. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché verosimilmente scavare per 100.000 anni tutta una serie di miniere lascia qualche vittima sul terreno e non è mai stato trovato un tumulo, nulla. Quindi questi signori probabilmente si riportavano a casa i loro morti. Mm? Se li riportavano da dove arrivavano. Quindi ci troviamo a una popolazione estranea a quei luoghi, che sicuramente è arrivata in quei luoghi con l'idea di scavare ed estrarre del minerale e che potrebbe tranquillamente aver lasciato una traccia genetica nei locali, perché adesso ogni tanto ti salta fuori l'indiano bianco biondino con gli occhi azzurri. E questo fa pensare ovviamente che quei signori fossero bianchi, rossicci, con i capelli chiari e gli occhi chiari. E fra l'altro ne troviamo diverse di queste tracce, no? Per esempio i, ehm, i Mandans sono un'altra tribù di indiani, ci sono addirittura alcune fotografie che sono arrivate a noi. E questi signori di nuovo avevano questi tratti somatici molto particolari, strani per la loro popolazione, no? Infatti vengono descritti in questo testo come una tribù di uomini bianchi e fra l'altro vengono di nuovo associati al fatto di fare buchi nella terra a grande profondità, quindi erano minatori. Vedete come ritornano tutte queste cose. Qui fra l'altro c'è anche un doppio riferimento, cioè diciamo nell'allegoria di questo mito si imputa il diluvio al fatto che a forza di scavare e di fare dei buchi, diciamo, hanno bucato il guscio della tartaruga che sorregge la terra e hanno provocato l'affondamento dell'acqua, quindi il grande diluvio. Ma la cosa che mi ha colpito è quando la terra riemerse, mandò fuori una colomba che tornò con un ramo di salice nel becco. Questa frase l'abbiamo già trovata in tantissimi altri miti, inclusa la nostra Bibbia. Quindi, di nuovo interessanti questi intrecci, no? Questo è uno degli indiani Mandans e ho trovato anche un testo che descrive tutta una serie di tribù. Adesso magari lo zoom perché sennò non riesco neanche a leggerlo io. Aspettate che mi tolgo la mia immagine perché mi sta coprendo esattamente la scritta. Dice che tra gli indiani menominei, i Dakota, i Mandan e gli Zuni, quindi tutti gli indiani del Nord America, ce n'erano molti con capelli rossastri e occhi blu e con una tinta della pelle prevalentemente bianca. Poi dopo parla anche della stessa cosa, diciamo un po' più a sud, però vedete come nei racconti vecchi si parla proprio chiaramente di queste tribù con gli occhi azzurri, eccetera. Ma verrebbe quasi da dire che questi signori arrivavano da est, mi verrebbe da dire, perché si incrocerebbero molto bene con le storie Aztec e Maya, che dicono che signori tipo Quetzalcoatl, che anche lui aveva gli occhi azzurri e la carnagione bianca ed era biondino rossiccio, arrivava da est, quindi da un punto nel mezzo dell'Oceano Atlantico, però adesso ci stiamo spingendo un po' troppo oltre. Filippo, dimmi. No, riguardo questo che hai fatto vedere adesso, il trafiletto sopra quello riquadrato rosso, che Mhm. parla, che inizia che loro li chiamano dottori, che se non ricordo male, pure se è uno dei miti degli indiani, Oji, come si chiamano? Ciwa, Sì, parlano Objiwa. che, sì, che parlano che proprio i dottori della stessa tribù sono quelli che avvisarono dell'imminente catastrofe.
Sì, sì, Quindi è tutto collegato, sempre tra i diversi miti, sempre le stesse figure che puta caso sono sempre le stesse che avevano queste caratteristiche sì, sono sempre... d'utilismo e E, quant'altro. e questo, diciamo, ripresentarsi di questi stessi indizi, no? Cioè, questi signori con queste caratteristiche somatiche erano casualmente, non è che arrivavano ed erano dei guerrieri, arrivavano, erano sempre dei saggi. Erano i sette saggi, no? Anche in questi giorni che sto facendo un po' di studi per scrivere Aztlan, e beh, è saltato, sto leggendo, diciamo, dei saggi, dei sette saggi egizi, che vengono chiamati i costruttori o saggi, erano sette anche loro, o vengono anche chiamati gli dei primordiali, no? Insomma, sempre comunque uomini di scienza sono, come Thoth, per esempio, no? Sono specializzati nelle varie scienze, c'è chi è specializzato nell'agricoltura, c'è chi è specializzato nell'astronomia, c'è chi è specializzato nella metallurgia, no? E ripercorrono sempre le stesse, diciamo, linee guida, come se fosse lo stesso cliché che viene applicato da tutte le parti. E secondo me non è questione di essere un cliché, quello è un piano, come ho detto tante volte, messo in atto dai sopravvissuti di questa civiltà avanzata che ci ha preceduto per rifondare la loro società che è andata distrutta nel grande cataclisma. Quindi ha creato dei team che si sono divisi, diciamo, le aree che hanno deciso di reinseminare con la cultura, l'India, la Valle dell'Indo, l'Egitto, il Sud America e gli altri luoghi, la Cina sicuramente, gli altri luoghi dove è rinata la civiltà e hanno spedito il team equipaggiato di conoscenze, probabilmente equipaggiato anche di quello che rimaneva della tecnologia per fondare nuovamente quella che noi crediamo essere, diciamo, la nostra civiltà nata dalle caverne. Sì, è vero, è nata dalle caverne con un aiuto esterno e soprattutto nelle caverne ci eravamo rientrati, non è che ne uscivamo la prima volta, cioè ne eravamo già usciti un bel po' di tempo prima, in quei 290.000 anni che hanno preceduto la fine del Paleolitico. Non li abbiamo passati nelle caverne, quei 290.000 anni, li abbiamo passati fuori dalle caverne. Entravamo nelle caverne quando pioveva fuoco, quello sì. Poi ricordiamo che anche nel libro dei vigilanti di Enoch ci sono sempre questi vigilanti, questi demoni discesi che comunque hanno il compito di istruire gli esseri umani e gli insegnano delle cose molto importanti, che sono anche l'arte della metallurgia, le scienze, l'astronomia, l'arte della guarigione attraverso le piante, quindi attraverso la fitoterapia, cioè comunque un motivo ricorrente sempre che è quello che noi siamo sempre stati istruiti da qualcun altro. Eh sì, è proprio così. E l'altra volta ho anche fatto vedere questo, a parte che lo dice quando lo dice Platone, no? Che veniamo riportati a dei fanciulli, no? Quindi perdiamo la conoscenza, l'ho trovato anche, diciamo, di nuovo in questo mito, sempre miti Tra, sono, tra l'altro è una questione di cui ne parlava anche Wallace, cioè questa nostra incredibile intelligenza non è funzionale all'evoluzione, nel senso che se noi veniamo lasciati allo stato brado, rimaniamo come quasi scimmie che pascolano l'erba, no? C'era in un mito, ce l'avevi letto. Questa questione che noi abbiamo tutte queste capacità sono funzionali, emergono nel momento in cui veniamo istruiti, altrimenti per l'evoluzione stessa tutta questa encefalizzazione, questa intelligenza, questa capacità non serve, da soli per noi non ha nessun significato se non nel momento in cui veniamo comunque istruiti, altrimenti noi le perdiamo, come per esempio succede nelle popolazioni primitive che sono identiche a noi geneticamente, anatomicamente,
ma non sfruttano tutto il potenziale, o perlomeno quello che noi crediamo di sfruttare, tutto il nostro potenziale, a dispetto loro. Sì, è il risultato di un percorso, è il risultato di un percorso in cui ovviamente abbiamo fatto evolvere le nostre comprensioni, la nostra tecnologia e tutto. Il fatto che poi dopo quel percorso sia stato azzerato, siamo caduti, diciamo, nella casella prigione, ci hanno riportato indietro nel giochino e abbiamo dovuto ripartire, ma qualcheduno ci ha reiniettato parte di quelle conoscenze Sì. e quindi ce ne siamo trovati, abbiamo fatto di nuovo il salto in avanti. Quindi è stato un percorso non lineare, uniformitaristico o darwiniano, come si dice, è un percorso accidentato dal, diciamo, pericolosità intrinseca del nostro pianeta. Fra l'altro, mi viene in mente che insomma, è nei fatti questa cosa. Se il percorso fosse semplicemente quello darwiniano, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché adesso non c'ho un T-Rex in giardino. Perché non ho un T-Rex in giardino? Perché è arrivato uno Zontemok che ha deciso di interrompere quel percorso darwiniano e adesso in giardino c'ho il giardiniere. Quindi su una base uniformitaria, quindi di eventi che accadono gradualmente, lentamente, eccetera, si innestano, diciamo, degli eventi estemporanei, anche se Platone ci insegna che sono periodici, che hanno il potere di sparigliare tutto. E quindi così va interpretata e letta la storia, perché se la leggi solo in una chiave uniformitaristica non torna nulla, non torna assolutamente nulla, sia da un punto di vista geologico, evoluzionistico, scientifico, insomma, diciamo che vale poi a livello multidisciplinare, a livello multidisciplinare. Per esempio,